Cari amici di Cibolo Passion, ben trovati. Come vedete sono bardato da inverno perché fa un freddo micidiale. Leggero vento di terra, ma fuori c'è una perturbazione piuttosto importante. Sono equipaggiato con lo stretto indispensabile per la pesca con la bolognese, cioè una bolognese, una super bolognese, un retino e uno zainetto con tutto quello che mi serve. Non vedete il panchetto perché questa sarà una pesca dinamica, cioè cambieremo spot in funzione dell'approccio che ci accingiamo ad effettuare, un approccio che ha nel suo mirino Sua Maestà la Spigola. Lo capite anche dagli ambienti che mi circondano, ambienti salmastri. Questo è il primo tratto del canale Naviscelli, siamo già in provincia di Pisa e con queste temperature generalmente questo ambiente è popolato da Sua Maestà il branzino, speriamo anche in taglie importanti. Nella speranza che il sole si alzi prima possibile e che la temperatura si innalzi, attualmente ci sono 2 gradi e vi garantisco che sarà dura approcciare un video con queste condizioni. A me non resta che rimandarvi alla sigla e intanto preparare le attrezzature. Ambiente di canale, praticamente qua abbiamo un canale che dal mare arriva fino alla zona di Pisa. Il mare è molto vicino, quindi comunque è acqua marina con tutte le specie del mare, quindi le orate, i branzini, a volte si trovano anche addirittura le salpe, cefali, insomma ci sono tutti gli animali che ci fanno divertire. Appoggio intanto il retino e mi prepara la preparazione della bolognese, una bolognese di 7 metri con un galleggiante piombato. La realizzazione della lenza è talmente veloce che la possiamo fare insieme sul momento, non l'ho volutamente preparata, così la osserviamo insieme e cerchiamo di entrare in pesca prima possibile. Essenzialissimo nel materiale che mi serve. Facciamo una rapida carrellata e una descrizione di quello che ci occorre per la realizzazione della lenza. Partiamo dal terminale, in particolare oggi peschiamo abbastanza strong perché l'approccio, diciamolo, sarà con il coreano intero, il coreano vivo, quindi un'esca voluminosa che verosimilmente potrebbe beffare anche spigole di buona taglia, anche perché questo è il periodo. Vi confesso che nei giorni scorsi siamo venuti a provare, abbiamo catturato anche dei bei pesci, siamo prossimi al culmine di marea, quindi gli ingredienti ci sono davvero tutti e quindi un filo troppo sottile sarebbe, per così dire, pericoloso. Quindi uno 0,20 dell'XPS Ultra Strong FC 403 farà al caso nostro, fluorocarbon 100%, invisibile e molto resistente all'abrasione. Il galleggiante, questo è un galleggiante piombato, si chiama Wave. Secondo me il galleggiante perfetto per questo approccio è il 3,25 più 0,75. Cosa significa? Significa che ha una piombatura intrinseca di 3,25 che ci consente di lanciare, magari dovrò arrivare anche sull'altra sponda, e poi c'ha una zavorra da aggiungere, quindi una piombatura che non deve andare oltre lo 0,75, quindi è esattamente quello che fa al caso nostro. Poi un dispenser di piombini morbidi, una girellina, in particolare questi qui sono le Lolling HS3 tripla perché scaricherà le torsioni che il coreano probabilmente in corrente tenderà a creare, e poi gli ami, 2 tipi di ami in base a come andrà la giornata, un amo più grosso
che io tendo a mettere in presenza di pesci importanti è il 962 XK della famiglia XPS, un amo che nascerebbe per l'apparato di Sparidi, ma che si confà alla perfezione anche per forma, grandezza e rapporto potenza-peso anche all'utilizzo col coreano vivo volto alla cattura della spigola. In alternativa un amo più piccolo, anche se la misura è la stessa, sono tutte e due del 2, questo qui è una serie che è più raccolta in dimensioni, è il 5355 Kinuai della famiglia Shinken. Anche questo è un amo perfetto per questa pesca. Questo è un amo a occhiello, l'altro è un amo a paletta. Due approcci leggermente diversi. Durante la sessione di pesca deciderò quando mettere uno e quando mettere l'altro. Passiamo adesso alla realizzazione della lenza. Avete visto, la lenza è davvero elementare. I più attenti si saranno accorti che non ho ancora posto alcun piombino, perché quegli 0,75 che dobbiamo mettere per appesantire il galleggiante, per portarlo a taratura massima, potrebbero già essere parzialmente tarati dal peso dell'amo, che comunque è un amo piuttosto importante, dalla girella tripla e anche dal peso del coreano, quindi bisogna stare molto attenti. Per esperienza, chiaramente l'ho già utilizzato più volte, il galleggiante Wave nella versione con la grammatura che vi ho appena specificato quasi mai ha bisogno di qualche piombino in più per questo tipo di approccio, quindi per il momento non ci ho messo niente. Poi se vediamo che la condizione impone qualche piombino in più lo posizioniamo, però questa è una lenza estremamente morbida, zavorrata per così dire solo dalla girella tripla e dal peso degli elementi presenti. C'è un bel vento, infatti mi tengo di spalle, avrei voluto pescare un po' più corto, però visto che il vento tende a schiacciare verso questa sponda ho dovuto scegliere la 7 metri, sarebbe stata ottima anche la 6 metri. Qui c'è un fondale importante perché è una zona continuamente dragata, perché più a monte ci sono i cantieri nautici, quindi chiaramente è una zona ben tenuta, libera da impedimenti sul fondo grazie all'azione delle draghe, con un substrato principalmente morbido, quindi fanghiglia, dove giusto appunto in continuazione grazie a questi movimenti della draga vengono esposti i vari anellidi del fondo, quindi le spigole sicuramente vengono qua per ricercare i gamberi ma anche i vermi, e noi oggi riproponiamo proprio quello. Due elementi aggiuntivi di cui parlare, sto così per tappare il vento sul microfono, non sono impazzito e non ho nemmeno una paresi. Uno è sicuramente tra gli argomenti principe di questa pesca, e cioè la corrente. Ci vuole corrente, questa è una pesca che si fa in passata, cioè si lancia a monte, si segue il percorso magari come in questo caso camminando anche un po' sulla sponda, quindi la corrente ci deve essere. Il coreano in movimento deve simulare un'anguilla o comunque qualcosa di interessante che sta risalendo la corrente o comunque staccato dal fondo grazie alla corrente, quindi la corrente è un elemento imprescindibile, ci deve essere e deve essere giusta, né non troppo forte né non troppo lenta, quindi una cosa fondamentale è la corrente. Secondo aspetto, il coreano. Che tipi di coreani? Quanti coreani prendere? Il coreano chiaramente è una l'ellide, si compra nei negozi di pesca. Principalmente se ne trovano di due tipi, e cioè il coreano rosso e il coreano verde, blu, insomma l'altro tipo di coreano. Differiscono per stazza, succosità e ovviamente colore. Io personalmente ho ottenuto risposte positive sia con il rosso sia con il coreano verde, quindi cosa faccio? Me li porto tutte e due. In una sessione di pesca dove c'è poca mangianza, una quantità giusta sono per questa avventura 4-5 scatole, perché dovremo cambiarlo in continuazione. Il coreano dovrà essere ben vitale, quindi se arriva un attacco di un pesciolino andrà cambiato. Fa piuttosto freddo, il pesce foraggio, il pesce disturbatore non ci dovrebbe essere, quindi forse anche 3 scatole potrebbero essere sufficienti.
Ora qualcuno avrà capito perché ci vuole la canna potente, canna la più strong della famiglia Energia, ma ci vuole. Ora qui c'è lo scalino, devo stare molto molto attento. Pesce decisamente importante che decide lui su cosa fare. C'ho i brividi chiaramente a fior di pelle. Continua a cercare la corrente lui. Penso di averlo ferrato bene perché, guarda che pesce! Questo è esattamente il pesce per il quale siamo venuti. Dovrei essere... No, si è slamato! Porca miseria, cane! Si è slamato. È una super pesce, ragazzi. È una super pesce. Pesce da 1,5 kg. Si è slamato. Spero si sia almeno visto. Faccio la disperazione. Sono distrutto. Pesce della vita slamato. È un pescione, pesce 1,5 kg, 1,8 kg. Sono devastato. Ora devo ritrovare le energie per rimettermi a pesca. Quando perdi un pesce così ho il groppo in gola. Vabbè. Speriamo di riuscire a chiudere il filmato nonostante questa disavventura, però se state continuando a vederlo sto filmato vuol dire che forse qualcosa dopo riuscirò a prendere. Per il momento vorrei andare via. Innesco, cosa fondamentale. Se vi ricordate, una decina di anni fa ho fatto un filmato che trattava questo approccio, però un approccio statico con panchetto in un posto ben preciso. Oggi è totalmente diverso, poi chiaramente in 10 anni ci sono state delle evoluzioni per quel che mi riguarda, ho provato altre cose e mi sono fatto consigliare da amici che la fanno in altri ambienti, e quindi secondo me per questo contesto l'innesco vincente è un amo, non due come nell'altro filmato, innescato per la testa, perché effettivamente le spigole più grosse mangiano il coreano quasi sempre dalla testa, quindi mettere anche quella sorta di assist hook che io ho messo per anni è sicuramente una cosa positiva, ma molto spesso anche abbastanza inutile, quindi ritorno su alcuni dei miei passi e propongo un upgrade della tecnica. Passiamo all'innesco con un amo sulla testa del coreano. Allora si va a scegliere un coreano bello grosso, possibilmente vitale. Ora chiaramente fa freddo e quindi sono un po' rincitrulliti. Confido nel fatto che l'acqua sia abbastanza calda e che li risvegli un po'. Il coreano, come potete vedere, ha una parte che è rappresentata da questa testa, da dove fuoriesce diciamo quella sorta di pinza che sta cercando di fungermi. Ecco, questa qui è la parte più rigida e questa qui sarà la parte a cui apporremo l'amo. Non mostrerò il momento dell'inserimento della punta all'interno del verme per non suscitare nervosismi in chi è suscettibile a questo tipo di visioni. Vi dirò semplicemente che andrò a inserire la punta in prossimità della parte più coriacea dell'anellide per poi fuoriuscire in questa posizione qui. Va benissimo anche un innesco con amo così e quindi diciamo attraversando la parte della testa, ma secondo me usare questo piccolo anello come punto di ancoraggio saldo è la cosa migliore, quindi non mi resta che innescare, quindi l'innesco poi sarà più o meno così, e andare in pesca. Altro pesce. Incredibile ma vero, mai arrendersi, mai perdersi d'animo. Che pesce. Come immaginerete ho una paura tremenda. Non vedo nemmeno niente chiaramente perché si è andato a infilare in mezzo
a riverbero. Io spero l'operatore riesca a vedere. Ce l'abbiamo già praticamente. Ho paura dello scalino in una maniera, ragazzi, che non potete nemmeno immaginare. Sto forzando, sfruttando praticamente tutto il terminale. Niente, ho sbloccato l'antiritorno per questioni di comodità, ma un bel pesce. Ho i nervi a fior di pelle dopo quello che è successo prima. Non viene. Voglio staccarlo dal fondo perché lo voglio tenere lontano da ogni tipo di impedimento. Pesce importante, ragazzi. Qui si capisce tutta l'importanza della canna lunga per la gestione di un pesce del genere. Mamma mia che pesce! Mamma mia che pesce, ragazzi! Mamma mia che pesce! Proviamo a forzarlo un po' ora, ancora di più. Vediamo se lo riusciamo a gallare. Non oso girarmi dietro all'operatore. Pescioni, È addirittura più grosso di quello di prima. Mamma mia che pesce, ragazzi. Mamma mia che pesce. Mamma mia che pesce. Mamma mia che pesce. Stai buono, non t'agitare, rimani lì. Stai buono, non ti agitare, rimani lì. Ah, se n'è andato proprio all'ultimo. È ripartito proprio. Oh, che ansia, che ansia, che ansia a mille. Sembrava stanco, ragazzi, sembrava stanco. Eccolo lì. Riproviamo. Vieni dentro, caro, vieni dentro. Vieni dentro, vedi il retino e esci. Sì! Pesce sopra i 2000 secondo me. 2003, 2004. Bellissimo pesce. Spigolone. Quell'altro secondo me più o meno, no, quell'altro era più piccolo. Allora, guardate la voracità dove è finito l'amo. Non dobbiamo quindi preoccuparci di innescarlo con doppio amo, perché effettivamente un pesce del genere ingoia tutto. Il coreano dov'è? Eccolo qua. Il coreano è scivolato lungo il filo, ma direi che ha fatto assolutamente il suo dovere.
canna con cui sto pescando. Un abbinamento stellare ho scelto quest'oggi perché chiaramente devo stare in piedi, devo camminare, era previsto il vento in fiancata e quindi un attrezzo estremamente leggero e bilanciato poteva fare la differenza sulla stanchezza del braccio, e quindi top di gamma Energia, la nuovissima XRS Evoluzione. Questa in particolare è l'AR Allround, che è l'azione più potente. Ne esistono altre due con azione più light, una super light, diciamo la prima delle tre, che vi sconsiglio per il mare e soprattutto per i pescioni, un'intermedia ottima per pescare anche in mare, e poi lei che garantisce leggerezza e potenza, quello che mi serviva quest'oggi. Le tecnologie dentro a questo top di gamma chiaramente sono infinite, stiamo parlando per esempio del nuovo carbonio, il CXN Carbon Nanotube, poi altre tecnologie, l'X-Joint che perfeziona la curva, l'avete vista, impiega l'LRC, lo resin content, un'impugnatura plastificata gommata per un grip eccellente, il pomello in fondo alla canna. Insomma, io consiglio di impugnate le canne lunghe di Energia, impugnate una 7 metri, perché come dico sempre io, le 5 metri sono quasi tutte belle, le 7 metri devono essere delle gamme alte per fare la differenza, e infatti la 7 metri in questo caso è meravigliosa. Abbinamento di mulinello, questo qui è il nuovissimo Invictus, altro top di gamma, abbinamento eccellente, avevo bisogno di lanciare, avevo bisogno di un mulinello che recuperasse rapidamente, e quindi questo è quello che fa al caso mio. Taglia 4000, un po' più grande rispetto agli standard della pesca in mare, che in questo contesto è perfetto. Un mulinello che, insomma, chi ha conosciuto l'Invictus sa già di cosa stiamo parlando, ma vi invito a scoprirlo in tutti gli store o sui cataloghi Trabucco per gli aspetti tecnici. In bobina alla perfezione, imbarazzante, fluido come nessun altro, rapporto peso-potenza eccelso, quindi un abbinamento insomma di prima classe, assolutamente azzeccato. Invictus con Energia XRS Evoluzione. Questo sarebbe dal retino, il retino è lontanissimo, accompagnatemi, vado a prendere il retino, tanto non è un pesce grosso, se mi scappa non mi importa. Ho rischiato, ragazzi, ho rischiato. Pesciottino dignitoso che ovviamente libereremo. Comunque ha gradito anche lei il doppio coreano, vedete, questo ha mangiato il doppio coreano. Ha ingoiato tutto. Ora, se riesco a liberarla senza farli, no, non ha ingoiato tutto, laterale, se riesco a liberarla si può liberare. Ciao bella! Anche l'innesco a doppio coreano talvolta fa la differenza, quindi alterniamo coreano verde, coreano rosso, coreano singolo, coreano doppio. Insomma, tanto comunque di strada c'è da farne, di lanci ci sono da farli, quindi tanto vale intervallare, intercambiare l'esca per creare una varietà. A volte paga, a volte non paga, comunque tentare non nuoce. C'è un po' di tutto, taglia mista, pesci piccoli, pesci medi, comunque è una pesca sicuramente divertente. In mezzo ai pesci piccoli poi arriva il coccodrillo, quindi ve la consiglio come pesca. Si può fare praticamente in tutti i canali, quindi se state nella Laguna Veneta è il top, nel Tevere, nei grandi fiumi, nell'Arno, dove ci sono canali salmastri come questo, insomma anche nei fossi di Livorno, però chiaramente ognuno ha i suoi spot di pesca, ma se hanno queste caratteristiche, questo approccio qui è quasi sempre vincente, soprattutto d'inverno. Pesciotto, non un mostro, eccola lì, pesciottino dignitoso ma di sicuro non parente dei mostri di prima. Eccola lì, questa siretina. Anche questo pesciotto dà sicuramente dal rilascio, comunque una taglia comunque dignitosa,
che ributtiamo. Questi ami sono micidiali. La buttiamo? Ci sei, operatore? Vado. Bene cari amici, la puntata può dirsi conclusa, il retino l'ho già chiuso. A proposito, il retino è lo Scogliera Compact Net, per questo tipo di pesca dinamica è veramente perfetto. Per quel che riguarda la sessione sono contento perché ho preso un pescione che non era tutti i giorni, ho sempre la mano in bocca per quell'altro pesce perso, ma fa parte del gioco, ho fatto catch and release involontario. Vabbè, ci rifaremo la prossima volta anche con lui, speriamo che si riproduca i figli. Non mi resta che rimandarvi al prossimo appuntamento. Ciao a tutti amici e alla prossima!